Amici di Numismatica, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a rispondere ad una domanda importantissima sulla quale si basa tutto il nostro canale. Ma il collezionismo, e in particolare il collezionismo di monete in campo appunto numismatico, è veramente un investimento o è mera speculazione? O non è nessuno delle due? Oggi in questo video andremo a rispondere a questa bellissima, complicatissima e affascinante domanda. Ma prima di iniziare ricordo alle persone non iscritte al canale e anche alle nuove persone di questo canale che noi trattiamo qui su YouTube collezionismo e divulgazione a 360 gradi su questo mondo che è veramente complesso, affascinante e anche molto esteso. Difatti troverete ad esempio nello scorso video una bellissima intervista con Samuele, abbiamo parlato di auto e non solo. E poi troverete moltissimi altri temi legati a questo mondo, orologi, NFT, di tutto e di più, gettoni, e poi ci saranno in futuro anche video dedicati anche ad altre tipologie di collezionismo. Ma oggi vogliamo rispondere a questa domanda e per rispondere a questa domanda e capire se effettivamente il collezionismo di monete sia o meno un investimento, andremo a utilizzare questo catalogo gigante del 2006 e lo confronteremo col catalogo gigante del 2022. Andremo a capire su una selezione di 8 monete scelte direttamente dalla mia collezione se effettivamente queste monete abbiano o meno ricevuto un aumento di prezzo registrato all'interno del catalogo nel corso degli anni oppure malauguratamente siano calate di prezzo. Andremo a scoprirlo subito. Però prima di iniziare ci tengo a fare un'importante premessa. Innanzitutto gli aumenti o i decrementi del valore delle monete sono calcolati al lordo dell'inflazione, quindi quella non l'ho tenuta in considerazione nel realizzare questo video. E seconda premessa molto importante, ho scelto solo 8 monete. Invece voglio dirvi che per fare un lavoro fatto bene e soprattutto completo andrebbe fatta una media dei prezzi dei vari periodi e di conseguenza capire se ci sia stato o meno un decremento o un aumento delle monete. Quindi se volete un video completo, in particolare ad esempio sul Regno e sulla Repubblica, sull'aumento o decremento delle monete, scrivetelo qui sotto e ci sarà un seguito a questo video e andremo a capire effettivamente in media, in base alla conservazione, rarità eccetera eccetera, se saranno aumentate o meno le monete. Ma prendiamo adesso questi 8 pezzi che ho scelto secondo un criterio semplicissimo. Sono andato a scegliere monete con valore numismatico, valore del solo metallo e monete comuni in varie tipologie di conservazione anche. Partiamo dal fior di conio, abbiamo un BB, quasi fior di conio, comunque sono monete in varie conservazioni, sempre del Regno, della Repubblica non ne ho scelte, però andremo a vedere adesso queste monete. Partiamo con la prima moneta, un bellissimo 20 lire del 1891 in fior di conio, questo periziato, che avete già visto nel canale negli scorsi video dedicati alla collezione del mese. Questo nel catalogo del 2006 viene riportato alla quotazione in fior di conio a 160 euro, che rispetto agli odierni 400 euro riportati nel catalogo del 2022 segnano un aumento del 150% rispetto appunto ai valori di catalogo del 2006. Oltre a questo c'è da notare anche che la tiratura è variata, perché nel catalogo del 2006 venivano riportati come numero di pezzi disponibili 64.452 contro i 31.791 odierni, quindi non so a cosa sia dovuto questo calo, se magari ha un modo diverso di calcolare i pezzi disponibili ed esistenti, però fatto sta che ad oggi sono praticamente dimezzati i pezzi e la tiratura di questa moneta, pur rimanendo la stessa diciamo la rarità della moneta, perché si tratta sempre di una moneta comune. Quindi in questo caso bene, abbiamo avuto un aumento a livello prettamente numismatico, perché certo c'è sotto anche il livello della materia prima, in questo caso dell'oro, del metallo prezioso,
Però, come andremo a vedere adesso, con questo 20 lire del 1863 di Vittorio Emanuele II, conservazione BB, questo quotava 70 euro nel 2006. Nel 2022, con le quotazioni attuali dell'oro, quota 323 euro, cioè non attuali perché questo catalogo naturalmente è stato realizzato ed è stato stampato nel 2021, fine 2021, e quindi non riporta le attuali quotazioni. Come abbiamo detto, con le attuali quotazioni dell'oro sarebbe molto molto più alto il suo valore semplicemente dell'intrinseco. E quindi abbiamo anche qui un aumento del 361% appunto rispetto ai prezzi del 2006. Molto bene, molto bene. Questo rispecchia più, diciamo, il valore del sottostante, cioè dell'oro, mentre nel caso prima avevamo un aumento del 150%, qua del 361%. Procediamo poi adesso passando da oro ad un altro metallo, cioè all'argento. In questo caso abbiamo un 5 lire di Umberto del 1879. Questo lo classifico come un quasi BB come conservazione, non come BB perché vabbè, però andrebbe, diciamo, periziato per capire meglio appunto la sua conservazione. Nel catalogo del 2006 quotava 75 euro, nel catalogo del 2022 quota 45 euro, e quindi qui già abbiamo un problema, cioè qui abbiamo registrato un calo del 40% nel valore di questa moneta, di questo 5 lire di Umberto. E qui si vede che effettivamente il calo sarà dovuto a una mancanza di domanda, una carenza di offerta. Questo non so spiegare questo calo, magari appunto c'è stata meno domanda, oppure c'è stato, sbagliavo, un aumento di offerta e quindi questa moneta è calata nel tempo. Quindi qui non si può tanto parlare di investimento, perché effettivamente sarebbe stato un investimento pessimo, un 40% di perdita di valore nel corso di 16 anni. Tantissimo, cioè 40% in meno è tantissimo di perdita. Procediamo poi con le altre monete. Abbiamo il set e la collezione, la serie delle quadrighe briose, le 2 lire del 1914, 15, 16 e 17. Iniziamo col 14. Le ho, diciamo, per semplicità classificate tutte come in quasi fior di conio, anche se alcune secondo me hanno qualcosina in più, però vabbè, per semplicità le ho classificate così. Partiamo col catalogo del 2006, abbiamo il 2 lire del 1914 come prezzo sui 45 euro. Catalogo del 2022, sempre 45 euro, crescita del prezzo 0%, anzi sarebbe negativo perché c'è anche l'inflazione, quindi avremmo perso anche lì soldi. Catalogo del 2006, 1915, il 2 lire, 60 euro, 2022 40 euro. E anche qui abbiamo avuto una perdita del 25%. Poi 2 lire del 1916, da catalogo 50 euro del 2006, catalogo del 2022 40 euro, perdita 20%. E 1917, che è l'anno, se non sbaglio, non comune, là lo riportava come raro, parte dai 120 nel catalogo del 2006, nel catalogo del 2022 100 euro, quindi un meno 17% in 16 anni. Di conseguenza, guardando solo queste monete, questo paniere semplice di monete, direi che come investimento, soprattutto a livello numismatico, sarebbe stato un pessimo investimento in questi 16 anni, perché avremmo perso buona parte del valore di queste monete che ho acquistato. Io le ho acquistate un paio di anni fa, e quindi sì, la numismatica è un investimento, e dipende dalle monete che si prendono in considerazione, perché come ho sempre ripetuto ci sono monete che all'asta hanno aumentato il loro valore nel corso del tempo,
e ci sono monete che nel corso degli anni hanno perso il loro valore, come ad esempio queste monete qui in questione. E quindi non è che si possa fare un discorso così generale, perché investimento non lo è tanto nel momento in cui si va a pagare il valore numismatico della moneta, mentre se si va a pagare il valore intrinseco della moneta, quindi legato al metallo prezioso, argento, oro, lì riuscirei più a dargli una definizione di investimento, come se si investisse appunto in un lingotto d'oro o in un lingotto d'argento, questo certamente. Però d'altro canto, a differenza di quanto diceva nel video che abbiamo visto in live, trovate il video della live sempre nel nostro canale, il buon Pietro Michelangeli che parla di finanza personale, io non definirei nemmeno speculazione, o almeno non definirei speculazione tutta la numismatica, perché ci sono vari tipi di speculazione. Naturalmente questa speculazione, se così volete chiamarla, che è riportata sul catalogo, riporta appunto dei prezzi che variano nel corso di anni, mentre c'è anche una speculazione di più breve termine. Parliamo ad esempio di monete che escono dalla zecca da pochi mesi, da pochi giorni e sono recenti e vedono un grandissimo aumento di prezzo, un raddoppio e così via. E questo io lo differenzio da speculazione a lungo termine, quindi fare questa distinzione, una speculazione a breve termine, in particolare su monete ad esempio che escono dalla zecca, che sono molto richieste, per le quali c'è molta domanda, e allora lì c'è un repentino aumento di prezzo, e speculazione di lungo termine, quindi monete riportate appunto in questo caso con prezzi sul catalogo che vanno a formare un prezzo di mercato nel corso degli anni che si stabilizza e varia, e quindi fare questa distinzione per essere proprio corretti, perché altrimenti mettere speculazione tutto nel calderone della speculazione non andrebbe bene, cioè confonderemmo la speculazione della moneta appena uscita da quella che c'è sul mercato da 200 anni perché appunto è del 1800 o anche più antica. Bene, abbiamo finito il confronto tra questi due bellissimi cataloghi. Se vorrete in futuro un altro video dedicato a un confronto su altre monete tra questi due cataloghi, quello del 2006 e quello del 2022, scrivetelo qui sotto nei commenti. Il succo e il messaggio di questo video che voglio lasciarvi è questo: il collezionismo di monete è un hobby in primis, poi viene il lato economico e come investimento sicuramente c'è di meglio, cioè se lo fate solo per guadagnare, per portarvi a casa appunto dei soldi in più, soldi extra, ci sono altri modi per fare soldi e appunto per sfruttare questo hobby, perché questo si tratta di un hobby, questo del collezionismo, nient'altro di più. Poi questo hobby può trasformarsi certamente in un investimento se parliamo in questo caso di monete legate ad un sottostante che varia di valore nel tempo, però rimane sempre un hobby, quindi quando vi approcciate a questo mondo, al mondo del collezionismo in particolare di monete, abbiate un approccio in primis hobbistico, quindi non approcciatevi come un qualcosa come quando andate ad esempio ad investire in borsa o a fare altre tipologie di investimenti. Poi naturalmente, come vi ho già ripetuto in tantissimi video, io ho un approccio diverso, cioè io comunque acquisto lotti, cerco di abbassare i miei prezzi di carico delle varie monete, di ridurre il costo per ridurre di conseguenza anche i rischi di un potenziale deprezzamento nel tempo, però in primis lo faccio per hobby, non certamente per investimento, altrimenti appunto andrei a fare altro, perché come investimento non ne vale sicuramente la pena, cioè non vale la pena acquistare monete così da tenere lì e poi sperare un giorno di rivenderle magari al doppio o al triplo. No, ci sono altre cose che potete comprare e che vi potrebbero dare un rendimento maggiore. Di conseguenza, in primis è importante questo, cioè è importante sapere con che spirito, con che approccio si affronta la numismatica, lo studio delle monete e l'acquisto di nuovi pezzi. E in secondo luogo, vedete un po' voi, naturalmente è un hobby e di conseguenza dedicate il giusto tempo, le giuste risorse anche finanziarie
a questo bellissimo hobby, a questo mondo che circonda tutta la numismatica, il collezionismo, i collezionisti e tutta la community che ci sta attorno. Io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!